Io sono Antonio Racioppi, ho 26 anni e vengo da Spinoso. Nella vita sono un imprenditore agricolo, sono un agricoltore. Ho un'azienda che si chiama La Fonte Antica, è una società agricola nata nel 2016, una società fondata insieme a mio padre, nonché il mio mentore in questo settore. Sono cresciuto con lui, sono cresciuto nella sua prima attività e oggigiorno la porto avanti io insieme a lui e anche il restante della famiglia, mio fratello e mia madre. Mio fratello si chiama Davide, è 8 anni più piccolo di me, ma ne dimostra 8 più di me. Mia madre invece si chiama Nicolina, per tutti Lina. Mio padre invece è Francesco, per gli amici zio Franco. Mi ricordo alcune scene di quando ero bambino che mio padre andava nei terreni e io stavo al lato suo sul trattore, o alcune volte mi mettevo dentro la cassetta dei fagioli. Si può dire che sono cresciuto con la terra, nel vero senso della parola. Ho finito il diploma, ho provato ad andare all'università, però sono stato a Bologna, poi a Potenza, però c'era qualcosa che mi richiamava nella mia terra. Ho mollato tutto, sono tornato qui e ho fondato questa società. Ho portato, diciamo, delle piccole modifiche, ma modifiche sostanziali. Ad esempio, ho dato un'identità alla mia azienda, dando un nome e soprattutto dando un logo, quindi dando una visibilità maggiore. Da un po' di anni siamo riusciti ad arrivare con i nostri fagioli GP in Toscana, Emilia Romagna e anche in Lombardia. Il mio rapporto con la terra, come dicevo prima, io ci sono cresciuto. Sono lucano e mi sento al 100% della mia terra e non la lascerò mai. La mia terra è bella, anzi è stupenda e soprattutto è unica. Il mio paese poi, Spinoso, è qualcosa di eccezionale. Secondo me è uno dei borghi più belli d'Italia. E io con la mia attività ne approfitto anche per farlo conoscere, perché non bisogna sponsorizzare solo l'attività, ma bisogna sponsorizzare il territorio in cui è ubicata l'azienda. Se venisse un turista da me, io la prima cosa che gli farei vedere è la piazza, perché la piazza non è altro che un terrazzo verso la valle. Tu ti affacci su questo terrazzo e vedi un po' l'immensità. Arrivi là, fai un sospiro, chiudi gli occhi e proprio sogni. Ed è la prima cosa che io porterei a vedere a un turista, sempre. Adesso ripassiamo questo terreno qua dove andremo a preparare il letto di semina per i nostri peperoni. Portare il trattore ti fa sentire grande, cioè sei su questo mezzo enorme, pesante, passi di fianco alle macchine, sono piccolissime così, passi vicino alle persone, sono piccolissime così, è sexy e le macchine ormai sono superate, ormai ci sono i trattori. Cerchiamo di essere un'azienda molto green, perché noi ci teniamo all'ambiente, ci teniamo al nostro territorio. Ad esempio
Prima venivano utilizzati teli di plastica normale, a fine campagna, quindi a fine ciclo produttivo degli ortaggi, questa plastica in qualche modo doveva essere smaltita. Allora cosa abbiamo fatto? La soluzione è stata una plastica, una pacciamatura biodegradabile che man mano nel terreno si degrada, quindi a fine ciclo produttivo dei nostri ortaggi questa specie di plastica, che alla fine è formata da amido, si degrada nel terreno, quindi noi non abbiamo più residui di plastica nel terreno e tendiamo sempre ad essere più green nel nostro lavoro. Parliamo dei giovani, cercano un futuro roseo che se non lo si crea, se non si ha voglia di lavorare, è difficile che arrivi. È cambiato di tutto, prima non c'era niente di sta cosa, ora c'è tutto. Che buono, se vuoi dormi, ma se no puoi faticare pure la notte. Il settore primario è quel settore che, come dice la parola, viene prima di tutto, quindi se non c'è il settore primario non c'è il secondario, addirittura non c'è il terziario. Quindi se noi vogliamo iniziare a fare qualcosa, se noi vogliamo iniziare a coltivare il futuro, iniziamolo a farlo dalla terra e non dobbiamo vederlo come un qualcosa di sporco, di polveroso, di sole, sudore. Vediamolo sotto un'altra ottica, vediamo un qualcosa sotto un associazionismo, un insieme di persone che si aiutano l'uno con l'altro. Secondo me è una bella idea, quindi coltiviamo il futuro, coltiviamo la terra. Il mio tempo libero lo dedico ad un'attività di famiglia che è quella della stagionatura del canestrato di Moliterno IGP. L'addetto al controllo di qualità è mia madre, ci mette ovviamente tutto l'amore. È proprio questo uno degli ingredienti che ci ha permesso poi di ottenere un sacco di successi.